Buongiorno a tutti, sono Lucas e benvenuti su Wow Podcast Italian. Oggi ho una storia bellissima da raccontare. È successa stamattina stessa ed ero così entusiasta che non vedevo l'ora di condividerla con voi. Mia, sai che ho finalmente parlato con il mio vicino di casa? È stata una conversazione meravigliosa e inaspettata. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Wow Podcast Italian, sono Mia. Oh Lucas, che notizia fantastica! Sai, molte persone non parlano mai con i loro vicini, anche dopo anni. È un peccato perché i vicini possono diventare persone molto importanti nella nostra vita. Com'è successo? Dove eravate quando avete iniziato a parlare? Ero in giardino stamattina presto, saranno state le 8:30. Stavo innaffiando le mie piante di pomodori e basilico. Ho un piccolo orto sul balcone e un angolo verde in giardino. Poi ho sentito qualcuno aprire il cancello del giardino accanto. Era Marco, il mio vicino. Vive lì da 3 mesi, ma non avevamo mai parlato davvero, solo qualche saluto veloce sulle scale. 3 mesi senza una vera conversazione. Ascoltatori, vi è mai successo questo? Avete un vicino con cui non avete mai parlato, anche se lo vedete ogni giorno? Scriveteci nei commenti, siamo molto curiosi. E Lucas, dimmi, eri nervoso quando ci hai visto Marco? No, per niente, forse perché era una mattina così bella e mi sentivo rilassato. Ho alzato la mano e ho detto semplicemente «Buongiorno, che bella mattina, vero?» È stata la cosa più semplice del mondo. Marco si è fermato subito, ha alzato gli occhi verso il cielo azzurro e ha sorriso. A volte basta davvero una piccola frase per rompere il ghiaccio e iniziare una conversazione. Esatto. In italiano fare piccola conversazione, quello che gli inglesi chiamano small talk, è molto importante nella cultura italiana. Si parla del tempo, del quartiere, della vita quotidiana, dei negozi vicini. E il tempo è sempre un ottimo argomento per iniziare, soprattutto perché tutti lo capiscono e tutti hanno un'opinione. Lucas, Marco ha risposto subito. Sì, subito. Marco ha risposto con un grande sorriso. Buongiorno. Sì, è una mattina splendida. Finalmente un po' di sole dopo tutti quei giorni di pioggia. Ed è così che abbiamo cominciato a parlare. Era così naturale, così facile. Non capivo perché avessimo aspettato 3 mesi. Meraviglioso. Ascoltatori, notate come la conversazione è partita da qualcosa di semplicissimo. Il tempo. Che bella mattina. E finalmente il sole dopo la pioggia sono frasi brevissime ma aprono molte porte. In italiano diciamo che queste frasi rompono il ghiaccio, ovvero aprono la conversazione in modo naturale. Lucas, di cosa avete parlato dopo? Marco mi ha chiesto da quanto tempo abito in quel quartiere. Questo è un altro classico inizio di conversazione. Gli ho detto che ci vivo da 5 anni, che conosco quasi tutti e che mi piace molto la zona. Poi lui mi ha raccontato che si è trasferito da Milano per lavoro, che lavora in un ufficio vicino alla stazione centrale. È un ingegnere informatico molto simpatico. Fare domande è fondamentale nella conversazione. Chiedere: da quanto tempo abiti qui? Oppure di dove sei? Oppure hai trovato tutto quello che ti serve nel quartiere? Sono domande perfette per conoscere meglio un vicino. Ascoltatori, sapete fare queste domande in italiano? Proviamo insieme a ripeterle. Ottima idea. Allora, da quanto tempo abiti qui? Questa frase significa How long have you lived here? E potete rispondere abito qui da 3 anni, oppure mi sono trasferito qui l'anno scorso, oppure ancora sono qui da pochi mesi, sono nuovo del quartiere. Queste sono frasi utilissime. Perfetto, Lucas. E un'altra domanda molto comune è: da dove vieni? Oppure sei di qui?
Molte persone nelle città italiane non sono originarie di quella città, quindi questa domanda è sempre interessante. Non abbiate paura di fare errori, ascoltatori. L'importante è comunicare con sincerità. Continuate, Lucas. Cos'altro avete detto voi due? Marco mi ha chiesto se conosco bene il quartiere perché aveva ancora molte domande su dove trovare le cose. Gli ho detto di sì e gli ho consigliato subito il bar all'angolo. Gli ho detto: c'è un bar fantastico in via Roma, si chiama Bar Centrale. Fanno un cappuccino incredibile e i cornetti sono freschi ogni mattina. Marco era molto contento di saperlo. Che gentilezza, Lucas! Dare consigli pratici sul quartiere è un modo fantastico per essere un buon vicino e per far sentire qualcuno il benvenuto in un posto nuovo. Ci sono tante frasi utili per questo. Ti consiglio. C'è un ottimo posto vicino qui. Devi assolutamente provare. Non perdere. Ascoltatori, usereste queste frasi con un vicino nuovo? Marco mi ha anche chiesto se c'è un supermercato comodo vicino. Gli ho detto: sì, c'è una Coop a 5 minuti a piedi in via Garibaldi. È aperta dal lunedì al sabato fino alle 8 di sera e il giovedì fanno le offerte speciali. Lui era davvero grato. Si vedeva chiaramente che stava ancora imparando a orientarsi nel quartiere. Informazioni pratiche come gli orari dei negozi, i giorni delle offerte, le distanze a piedi. Queste sono cose utilissime per chi è nuovo in una zona e per chi studia italiano questo vocabolario della vita quotidiana è importantissimo. Il supermercato, le offerte, i minuti a piedi, aperto fino a... Lucas, Marco ti ha chiesto altre cose? Sì, mi ha chiesto: c'è qualcosa di importante che devo sapere sul condominio o sul quartiere? Questa è una domanda molto pratica e intelligente per chi si è trasferito da poco. Gli ho spiegato alcune cose. La raccolta differenziata si fa il lunedì per la plastica, il mercoledì per la carta e il giovedì per il vetro. E il parcheggio condominiale chiude alle 10 di sera. Ottimo! Parlare delle regole del condominio e del quartiere è una parte molto concreta della vita italiana. La raccolta differenziata, il riciclaggio, il parcheggio condominiale. Queste sono parole che ogni studente di italiano che vive in Italia dovrebbe conoscere assolutamente. Lucas, Marco era soddisfatto di tutte queste informazioni? Moltissimo. Era così felice che sembrava quasi sorpreso. Mi ha detto: non mi aspettavo di ricevere così tante informazioni utili in una sola mattina. Sei stato un vicino fantastico. Queste parole mi hanno fatto molto piacere. Capivo che avevo fatto la cosa giusta ad avvicinarmi. Che bel momento! E notate, ascoltatori, che Lucas non ha fatto niente di straordinario. Ha semplicemente condiviso quello che già sapeva. Questo è il bello della comunicazione nella vita reale. Non servono parole difficili o frasi complicate. Serve solo la volontà di aiutare. Come si è conclusa la conversazione tra voi due? Marco era così contento di tutte queste informazioni. Alla fine ha detto con calore: grazie mille, sei stato gentilissimo. Spero che potremo fare 2 chiacchiere ancora presto. E io ho risposto: certo, sono quasi sempre qui in giardino la mattina. Passa quando vuoi, la mia porta è sempre aperta. Che finale perfetto e caldo! Fare 2 chiacchiere è un'espressione italiana davvero bella. Significa avere una conversazione informale e piacevole, senza fretta e senza un argomento preciso. Come fare una passeggiata, ma con le parole? E passa quando vuoi o la mia porta è sempre aperta sono inviti aperti e genuini che fanno sentire l'altro a proprio agio. Ascoltatori, conoscevate queste espressioni? E così una mattina normale è diventata l'inizio di una bella amicizia. Pensate, 3 mesi di semplici saluti sulle scale.
E poi, in soli 10 minuti in giardino, abbiamo capito che abbiamo davvero molte cose in comune. Abbiamo entrambi un gatto, amiamo la pizza napoletana, guardiamo la stessa serie televisiva italiana e tifosiamo per la stessa squadra di calcio. Incredibile come le coincidenze della vita funzionano. A volte le persone più compatibili vivono a pochi metri da noi e noi non lo sappiamo. E tutto è iniziato con un semplice buongiorno. Ascoltatori, questa è la lezione più importante di oggi. Non abbiate paura di iniziare una conversazione. Anche la frase più semplice può cambiare tutto. Esatto. E volete sapere la parte più bella di tutta questa storia? Marco mi ha invitato a cena sabato sera a casa sua. Ha detto: «Faccio un risotto ai funghi porcini magnifico e voglio cucinare per i vicini del piano. Vieni?» E io ho detto subito di sì. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Che storia meravigliosa, Lucas! Da vicini silenziosi sulle scale ad amici con una cena in programma, tutto in una sola mattina. Ascoltatori, avete mai avuto un'esperienza simile? Avete mai fatto amicizia con un vicino in modo inaspettato e veloce? Raccontateci tutto nei commenti, vogliamo leggere le vostre storie. Sì, le vostre storie ci danno sempre tanta energia. E se avete domande sulla conversazione di oggi, su come salutare un vicino o come iniziare una piccola conversazione in italiano, scrivetecele nei commenti. Siamo qui per voi ogni settimana e amiamo rispondere. Assolutamente. E ricordate, ascoltatori, il modo migliore per imparare l'italiano è usarlo nella vita reale, non solo ascoltare podcast o guardare video. Provate a salutare qualcuno in italiano oggi. Il vostro vicino, il barista, il commesso del supermercato, chiunque. Ogni piccola conversazione è una grande vittoria. Bravissimi tutti voi che state ascoltando con attenzione e studiando l'italiano ogni giorno. È una lingua bellissima, ricca di storia, di cultura e di emozioni. E ricordate sempre, la conversazione non deve essere grammaticalmente perfetta. Deve essere sincera e autentica. Verissimo. Prima di salutarvi facciamo insieme un piccolo ripasso delle frasi più utili e importanti di oggi. Sarà come una piccola lezione pratica. Lucas, inizia tu con le frasi di apertura. Con piacere. Allora, per aprire una conversazione con un vicino. Buongiorno. Al mattino. Buonasera. La sera. Che bella giornata oggi. Per commentare il tempo bello. Che brutto tempo, vero? Quando piove. E come va? Per chiedere come sta il vicino in modo informale. Perfetto. E per fare domande e conoscersi meglio, da quanto tempo abiti qui? Per sapere da quanto è nel quartiere. Di dove sei originariamente? Per scoprire la sua città. Ti trovi bene nel quartiere? Per sapere se è contento. E hai già trovato tutto quello che ti serve? Per offrire aiuto in modo gentile. Ottimo, Mia. E per dare consigli utili, ti consiglio vivamente. Per raccomandare qualcosa con entusiasmo. C'è un ottimo posto qui vicino. Per indicare un posto. Devi assolutamente provare. Per qualcosa di speciale. E non perdere. Per qualcosa che vale la pena vedere o fare. E per finire la conversazione in modo caldo e amichevole. È stato un piacere parlare con te, per mostrare che la conversazione ti è piaciuta. Passa quando vuoi, per fare sentire l'altro il benvenuto. Ci vediamo presto, per promettere di rivedersi. E in bocca al lupo con il nuovo quartiere, per augurare buona fortuna. Che bella raccolta di frasi! Ascoltatori, prendete nota di quelle che vi sembrano più utili e provate a usarle nella vita di tutti i giorni, magari proprio oggi con il vostro vicino. E scriveteci nei commenti quale frase avete usato. Saremo felicissimi di saperlo. Sì, i vostri messaggi e commenti ci danno tantissima energia e motivazione ogni settimana.
Siete davvero la comunità di studenti di italiano più bella e attiva che potessimo sperare. Grazie di cuore a tutti voi che ci seguite con tanta costanza e passione. E un grande grazie a chi lascia i like e condivide i nostri episodi. Ogni condivisione aiuta altri studenti di italiano a trovare Wow Podcast Italian. E questo per noi è il regalo più grande. Assolutamente! Se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un commento qui sotto con la frase "Bambò". Buongiorno, vicino! Vogliamo vedere quanti di voi stanno seguendo con attenzione. Sarà molto divertente contarli tutti. Ottima idea mia! E ricordate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche se non l'avete ancora fatto. Ogni settimana abbiamo nuove conversazioni, nuove storie della vita italiana e nuovo vocabolario per aiutarvi a crescere nella lingua. Perfetto! È stato un episodio davvero speciale oggi. La storia di Lucas e Marco ci ricorda una cosa bellissima. L'italiano non si impara solo sui libri o sui notebook. Si impara nella vita vera, nelle piccole conversazioni quotidiane, nei bar, nei supermercati, nei giardini. Ogni giorno è una nuova opportunità. Grazie infinite a tutti per aver ascoltato anche oggi. Alla prossima settimana su Wow Podcast Italian. Buona giornata a tutti e buona fortuna con i vostri vicini.